è sicuramente un posto molto ricco di sensazioni, di emozioni e, e a pensarci appunto quante cose possono essere state successe, possono essere successe qui in questi posti nell'antichità e quindi avere dei collegamenti di trasformazione anche dalla natura, ma ci sono degli elementi magari naturali come la terra, le foglie, le piante, la caverna, la roccia, quindi anche un discorso di stratificazioni, quindi di tanti strati che erodono, che quindi hanno una certa corrosione, quindi con l'acqua e con le trasformazioni naturali degli anni, quindi delle ere che passano man mano. Così appunto anche il corpo ha una sua trasformazione durante gli anni in base a quello che succede durante il proprio passaggio quindi di vita, subisce delle trasformazioni più o meno che scalfiscono più o meno in maniera più dura o meno dura, quindi può esserci un collegamento anche col mio corpo e come ho già lavorato anche in passato con le cave, sono sempre stato legato comunque alla natura fin da piccolo e mi è sempre dispiaciuto vedere che l'uomo moderno, contemporaneo, la trasformi in qualcosa a suo piacimento, insomma, quindi distruggendo anche delle zone, trasformandole ma in maniera civilizzata, quindi perdendo poi, facendole perdere la sua natura, il suo spirito principale. Quindi. E quindi ho sempre sentito una necessità di recuperare questo rapporto con essa, e anche perché poi essendo cittadino, non uno che abita in paese, quindi non ho questa visione, ho una visione molto più distaccata, ancora di più, quindi rispetto a chi abita in montagna o a chi abita più vicino ad essa. E quindi sentivo proprio questa necessità anche di avvicinarmi e recuperare un rapporto maggiore di vicinanza con la natura e sentirla più sia interiormente sia esteriormente. Mi davano molto fastidio vedere le cave, mi dava molto fastidio vedere queste montagne ferite, scavate, quindi sono delle ferite incolmabili, quindi ormai hanno eroso qualcosa che non crescerà più, cioè, o che crescerà dopo millenni, quindi, ma quando l'uomo sparirà probabilmente, quindi ritorneranno come prima allora. Ma al momento hanno queste lacerazioni profonde che mi hanno sempre turbato come degli scavi enormi, questo collegamento di ferita con la ferita del proprio corpo, quindi di una cicatrice alla fine. Questa cicatrice con dei solchi come ho magari sul petto, quindi delle formazioni date dai cerotti, quindi messi durante gli anni per i cateteri, e il mio corpo può essere comunque l'erosione e la modificazione che essa può avere durante i millenni, e sia le rocce, sia comunque il terreno, sia la natura, quindi sia le grotte, quindi che hanno una loro conformazione particolare. E
Io mi sono sempre ispirato un po' alla roccia, nel senso che la roccia è anche un po' immobile, quindi come immobile ma comunque sempre in trasformazione, quindi è un po' è sia ferma sia in movimento alla fine, perché viene mossa da altre cose, quindi dagli altri elementi, quindi che la circondano, quindi come può essere un terremoto, può essere il fulmine, può essere l'albero che cade, può essere qualsiasi cosa, no? E quindi un po' rispecchia anche il mio essere, quindi anche se comunque cioè io sono abbastanza in movimento comunque come persona, nel senso che riesco a fare mille cose e non mi reputo immobile, però comunque può esserci una, una dei punti più bloccati, quindi dei punti di blocco ma anche di elasticità, quindi come se fosse appunto la roccia stessa alla fine, quindi come corpo. E, e l'elemento appunto che può essere fondamentale è anche solo la presenza, quindi può essere solo la presenza, cioè nel senso nella performance che faremo, cioè, o comunque in questo progetto essere l'elemento estetico anche formale, quindi nelle scene e nelle azioni, di questa visione anche di corpo lunare. L'evoluzione parte dalla pittura, quindi da una pittura gestuale che ho ingrandito sempre di più, quindi con l'utilizzo anche del corpo in essa, avendo delle misure di tele molto ampie, quindi dai 2 metri ai 3 metri, con dei pennelli più o meno lunghi, e quindi e diventava una pittura quasi tra la pittura e la ginnastica alla fine, quindi un usare il mio corpo in modo molto dinamico. Sono passato poi a vedere, a vedere il corpo come qualcosa che potesse essere l'elemento fondamentale dell'arte, della mia poetica, legandolo anche poi a tutto il processo di cura del mio passato, di cura del corpo, quindi dei liquidi, dei fluidi che sono entrati, che sono usciti comunque anche nei vari procedimenti, nei vari processi della cura della mia persona. Inizialmente appunto con delle performance molto sperimentali, per capire appunto chi fossi, cioè con quali elementi mettermi in discussione e che fossero fondamentali per il mio linguaggio. Col mio corpo ho deciso di dialogare in maniera diretta e non nascondendo niente, quindi buttandomi proprio quindi esteriorizzando proprio tutto quello che avevo. E ci sono stati dei momenti appunto anche che potesse sembrare una lama a doppio taglio questo procedimento, quindi perché comunque può, può essere funzionante dal punto di vista di poetica di espressione, ma magari psicologicamente potrebbe avere anche un ritorno molto forte e anche pericoloso. E quindi inizialmente ho dato molto. Io mi sono messo in discussione al 100%, quindi
partendo da un discorso più verso il sociale, quindi con una sociale anche politico, con i diritti, barriere architettoniche, quindi con delle tematiche più fredde anche, meno viscerali, arrivando poi invece a un discorso quindi che toccasse l'amore, la sessualità, il rapporto di coppia, quindi anche una discussione tra maschio e femmina, tra diversità anatomiche, quindi di livellare quindi questa immaginazione dell'uomo, della persona comune che potrebbe avere quindi nei confronti di differenze fisiche, quindi una visione diciamo distaccata oppure troppo diciamo sensazionistica anche. E quindi ho lavorato molto su queste cose, provando a indirizzare proprio anche il pubblico, la mente del pubblico, quindi a discorrere con essa. E, e poi invece magari analizzando anche me stesso, quindi con l'elemento della donna, con l'elemento sempre ospedaliero anche, quindi introducendo le garze mediche, il sangue, il prelievo di sangue, il prelievo con mia sorella, quindi usando proprio dei materiali di ciò che più mi spaventa e di ciò che più mi spaventava, riuscendo e credendo anche di superare in un certo modo le paure e i timori. E quindi appunto quello che dicevo della lamina a doppio taglio può far bene, quindi in un periodo che può avere un effetto boomerang negli anni, quindi negli anni futuri. Mentre in altre azioni ho voluto ritornare invece a un discorso più generico e quindi non indagare solo me stesso, ma ritornare su ciò che può essere interesse appunto di ognuno di noi, quindi con ad esempio delle performance più a livello ambientale, con un discorso più ambientale come quella delle cave o Overshoot Day, piuttosto che quella che ho fatto a New York, questi massi di ghiaccio, il discorso dell'estinzione delle api, eccetera. E quindi sono passato un po' in tutti gli elementi di trattazione sia esteriore sia magari più interiore della performance art, anche da un punto di vista antropologico. Adesso c'è un contatto differente, cioè nel senso sentire un corpo duro in confronto al mio corpo che è un corpo morbido, quindi quando ti metti a contatto con gli altri elementi poi senti la differenza anche della sensazione, no? Quindi che uno può avere. Anche perché comunque negli anni poi c'è stato anche un miglioramento di tatto e sento molto meglio la pietra, quindi la durezza della pietra e anche il freddo che essa può emanare rispetto al calore invece anatomico di un corpo, no?